bentornati a Soldi Bucati, il podcast dove cerchiamo di decifrare l'economia globale senza farci venire un esaurimento nervoso, o almeno provandoci con un sorriso amaro. Oggi facciamo un salto indietro, il mitico 2008. Un anno che doveva essere scintillante e che invece si è trasformato nella grande sbronza finanziaria globale. La crisi che ha fatto tremare il mondo, dalle fondamenta. E tutto per colpa di cosa? Di case, prestiti allegri e un po' troppa creatività finanziaria. Immaginate i primi anni 2000. C'era un'aria di ottimismo sfrenato, un po' come una festa dove l'alcol scorre a fiumi e tutti pensano che durerà per sempre. Il mantra era: comprare casa conviene sempre. I prezzi salgono all'infinito, soprattutto negli Stati Uniti, ma l'eco arrivava ovunque. Le banche, prese da questa euforia collettiva, avevano aperto i rubinetti del credito, ma non solo alle persone affidabili, no, sarebbe stato troppo semplice. Hanno iniziato a dare mutui a destra e a manca, anche a chi diciamo aveva un curriculum finanziario più avventuroso di Indiana Jones. Erano i famosi mutui subprime. Subprime, che suona quasi come una marca di yogurt magro, ma in realtà significava prestiamo soldi a gente che ha altissime probabilità di non restituirceli. Geniale, no? Era come dare le chiavi di una Ferrari a un neopatentato bendato, sperando che parcheggi dritto. Ma perché lo facevano? Ah, bella domanda, perché c'era la convinzione che mal che vada il valore della casa sarebbe aumentato così tanto da coprire tutto. E poi c'era la magia della finanza moderna. E qui entra in gioco l'alchimia finanziaria, signori miei. Prendete questi mutui, un po' traballanti, questi subprime, e che ci fate? Li buttate? Ma che è? Li impacchettate, li mescolate con altri prestiti un po' più solidi, ci mettete un bel fiocco sopra e li trasformate in prodotti finanziari complessi, chiamati CDO, Collateralized Debt Obligation, nomi che sembrano usciti da un film di fantascienza, ma che erano in pratica dei frullati finanziari. Il problema è che in mezzo a frutta fresca e vitaminica, i mutui buoni, c'erano anche pezzi di frutta marcia, i cosiddetti subprime, ma chi se ne accorgeva? Il bello è che questi pacchetti regalo venivano poi venduti in tutto il mondo, ad altre banche, fondi pensione, a investitori ignari, e le agenzie di rating, quelle che dovrebbero controllare la qualità di questi prodotti, diciamo che sono state un po' generose, davano voti altissime, le famose AAA, a questi pacchetti. Dare 3 stelle Michelin a un panino con la muffa, solo perché era ben incartato. Tutti si fidavano, tutti compravano, tutti guadagnavano, o credevano di guadagnare. Un girotondo felice su una polveriera, e in prima fila in questo balletto c'erano i colossi, come i Lehman Brothers, nomi che sembravano sinonimo di solidità eterna. Sembrava, infatti. E poi, come tutte le feste migliori, la musica si è fermata. Di botto. Il mercato immobiliare americano, che doveva salire all'infinito, ha iniziato a scricchiolare. I prezzi hanno smesso di salire e poi hanno iniziato a scendere. Le persone con i mutui subprime, quelli allegri, hanno iniziato a non pagare le rate. A migliaia, a centinaia di migliaia. Le case venivano pignorate, ma valevano meno del debito. E quei meravigliosi pacchetti regalo si erano rivelati per quello che erano, pieni di spazzatura tossica. Le banche di tutto il mondo si sono ritrovate con in mano carta straccia dal valore incalcolabile, o meglio, incalcolabilmente basso, ed è scattato il panico, la crisi del credito. Nessuno si fidava più di nessuno. Le banche hanno smesso di prestarsi soldi tra di loro, perché ogni banca temeva che l'altra fosse imbottita di prodotti tossici. Immaginate un corpo umano in cui il sangue smette di circolare, un infarto. Ecco, il sistema finanziario globale ha avuto un infarto. Il credito, l'ossigeno dell'economia moderna, si è bloccato. Il culmine, settembre del 2008. Lehman Brothers, la banca d'affari che sembrava immortale, dichiara bancarotta. Il gigante è caduto. L'onda d'urto è stata devastante a livello globale e non era più solo un problema americano, era diventato il problema di tutti. E le conseguenze le abbiamo viste e le vediamo ancora oggi. Borse che crollano, aziende che falliscono, milioni di persone che perdono il lavoro, i risparmi, a volte la casa, una recessione globale pesante come un macigno. E la tragicommedia finale, gli stati, cioè noi cittadini, con le nostre tasse, sono dovuti correre a salvare le banche, troppo grandi per fallire.
quelle stesse banche che avevano contribuito a creare il disastro con la loro allegra finanza creativa. È un po' come se l'incendiario, dopo aver appiccato il fuoco, venisse premiato e assunto come capo dei pompieri. Certo, ci sono state nuove regole, tentativi di mettere un freno alla finanza spericolata, ma la sensazione è quella di aver curato i sintomi senza forse estirpare la radice del problema. Un sistema che incentiva il rischio eccessivo, la complessità fine a se stessa e diciamolo una buona dose di avidità. La festa è finita, abbiamo pagato un conto salatissimo. E resta il dubbio, abbiamo davvero imparato la lezione o stiamo solo preparando il prossimo giro di giostra? E così si chiude il nostro viaggio nel cuore della crisi del 2008, un capolavoro involontario di come trasformare il sogno americano della casa di proprietà in un incubo finanziario globale. Grazie per aver ascoltato Soldi Bucati. Alla prossima puntata dove forse parleremo di criptovalute, o forse no, che magari ci portiamo sfortuna da soli. State attenti là fuori e magari controllate cosa c'è dentro i vostri investimenti.